Benvenuti a Passa gli esami. In questo video, umanesimo. Pronti? Iniziamo! Per età umanistica si identifica tutto il XV secolo. Si tratta di un periodo in cui in Italia si formano i primi stati regionali. È caratterizzato dall'aumento del divario economico che separa i diversi ceti della società. Durante l'umanesimo si verifica una riscoperta della lingua latina, perché è ritenuta unica vera lingua degna di essere utilizzata per gli scritti culturali. In virtù di ciò si diffonde la convinzione che per scrivere un'opera di alto livello occorre imitare i classici, perché questi ultimi sono l'unico modello da seguire. L'umanesimo può essere diviso, secondo un criterio generale, in due fasi principali. La prima fase è chiamata dell'umanesimo civile e si sviluppa nella prima metà del 400. La seconda fase è detta umanesimo cortigiano e si sviluppa nella seconda metà del 400. Nel primo periodo la rivalutazione dei classici viene resa possibile dalla nuova vitalità che hanno acquisito gli studi e le traduzioni dei testi classici latini e greci. I progressi di ogni umanista non venivano taciuti, ma bensì diffusi mediante la corrispondenza che egli intratteneva con altri suoi colleghi. È così chiamato perché aveva uno scopo civile, ovvero dare ai cittadini i mezzi culturali affinché assumessero un impegno civile nella città, ovvero si interessassero delle questioni politiche. Il secondo periodo si caratterizza invece da un affievolirsi del dinamismo culturale, perché gli umanisti si professionalizzarono, stanziandosi le grandi corti. Ad esempio, si pensi a quella della famiglia Medici a Firenze. Alla prossima!